Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è il mio canale e questa è la punto di mia mamma, una gloriosa punto 75 del 1996, ben Euro 2, la macchina più moderna che guido. Allora, ormai sono passati un po' di anni e ha bisogno di un po' di cure. Amichevolmente la chiamo anche la punto sparata, ma no perché va tanto, ma proprio perché ha un buco da proiettile sulla portiera posteriore, che adesso io ho ripiegato l'amirino, ma in realtà qui c'era proprio un buco. Cose che possono succedere anche a Bolzano. Dunque, come avete visto dalla copertina, qua faremo dei lavori abbastanza di routine su una macchina del genere, che però potrebbero essere utili per qualcun altro, tutti quei possessori di questo tipo di macchina o comunque altre macchine dove si possono trovare questi tipi di ricambio. Adesso vi faccio vedere cosa ho ordinato e cosa mi è arrivato gentilmente dal mio ricambista di fiducia, l'Automac di Bolzano, che mi trova sempre dei pezzi, delle chicchette veramente introvabili, non solamente per questo appunto ma anche per tutti gli altri miei mezzi un po' datati. Adesso vi faccio vedere. Allora, intanto apriamo qua. E anche oggi mi darà una mano il mio amico Sandro. Ciao! No, troppo vicino. Ciao! Allora, tra i vari pezzi che mi sono arrivati abbiamo delle pastiglie dei freni marchiate Brembo, poi anche dei dischi di freno Brembo che in questo caso saranno baffati, non forati, ma dopo li vedrete. Ma soprattutto una cosa interessante, così anche voi potreste fare questi lavori alle vostre macchine con un po' più di facilità, soprattutto se la macchina è un po' datata, magari trovate questi ricambi che così date una rinfrescata un po' a tutto il sistema frenante, che è abbastanza importante. Ho acceso che sto parlando a vuoto magari. Si tratta di questi che adesso vi faccio vedere. Praticamente qua c'è le istruzioni, va bene, il piatto completo, si chiama piatto, il piatto completo dei freni, compreso di cilindretto, molle, regolazione e tutte queste cose qua nuove per rinfrescare un pochino questa vecchia macchina. Bene, non perdiamo troppo tempo e mettiamoci all'opera, così anche voi vedrete queste cose qua. Allora, istruiscimi un attimo qua Sandro, che tu sei esperto. Dunque adesso togliamo il tamburo, che viene via mi sembra abbastanza facile, anche. Un po' alla volta. Deve essere incastrata la ganascia sotto, sai? Non hai tirato freno a mano, vero no? No. Questo invece non viene. Adesso tiriamo via il tappo dove sotto dovrebbe esserci. Eccolo. Qui c'è il freno a mano che volendo anche possiamo già sganciare, no? Il registro non lo vedo proprio. Qua su quello nuovo, qua vedi? Allora tiralo, provo a sganciarlo qua. Ok, mollalo. Ecco, forse qua viene, adesso vediamo. Beh, sta uscendo, Adesso scopriremo come è messo qua dietro tutto. Quello lì. Bene, dopo facciamo anche un trattamento di pulizia con la spazzola. Di ganasce in realtà ce n'è solo una. Questa mi sa che non si muoveva neanche. Guarda, questa è finita e questa è nuova. Evidentemente c'era un problema di funzionamento. Ok, allora adesso bisogna togliere questo. Bene, allora adesso una e due brugole, in teoria viene via, però sganciamo il freno a mano. Ok, ce l'ho. Come viene via? Qua c'è la molletta che non vedo? No. Vediamo anche qua un po' di little. Adesso molliamo anche questa con... Ok, adesso togliamo anche questo distanziale che poi puliremo. E adesso questo qua in teoria è libero. Ok, adesso abbiamo questo bel tappino da togliere. Vediamo se la vedo. Ok, smolliamo il tubicino di là. Adesso questo qui è già completo, non ha bisogno di niente fondamentalmente, è già pronto. Guarda, non esce neanche olio, cioè si esce. Dai.
una piccola strettina finché si arriva quasi a fissare, poi fisseremo il piatto al braccio e poi gli diamo una bella stretta lì. Posso già puntare la vite. Questo è andato dentro tutto. Qui io sposto la molla. Andata. Però tutto lo sforzo di frenata è tenuto solo da 2 brugole, tutta la rotazione del sistema. Funziona bene, è così, però se ci pensi. Queste le rifissiamo come le abbiamo trovate. Adesso sulle ganache nuove tiriamo via questa zona qui, lo spigolo, perché c'è il tamburo che ha uno scalino e praticamente per evitare che la pastiglia tocchi prima lo scalino del resto, praticamente tiriamo via un pochino qui il bordo. Poi dopo questa operazione di sgrossatura ho rimontato il tamburo. Ok, procediamo con eliminare l'olio vecchio. Vai. Hai sentito che è scattato il registro? Attacchiamo questo simpatico tubicino. Adesso stiamo togliendo tutto l'olio vecchio. Però ce n'è tanto, Adesso mettiamo l'olio nuovo. Alessandro, vai, pompa. Oh, aria. Ok. Chiudo. Pompa un po'. E tieni giù. Oh. Quello bianco? Sì, sì. Vado? Vai. Ok, ha cambiato colore. Ok, stop. Pompa un po'. Ok, tieni. Buono. Direi a posto. Dunque adesso direi che possiamo mettere sulle ruote. Mi raccomando, mettete i bulloni sempre a mano all'inizio per puntarli, che se li puntate storti almeno ve ne accorgete, invece con la pistola o con la chiave magari no. Dopo faremo una controllata a mano, ovviamente. Adesso gireremo la macchina e poi davanti, ma lì è più facile. Comunque è da seguire, così se dovete farlo anche voi, al massimo sapete come fare. Non vedo più niente. Adesso cosa andiamo? A toglierlo con un cacciavite fino? Ok, bisogna tirare via con la pinza. Pastiglie dai abbastanza finite, ce n'era ancora un pochino però abbastanza finite. Si può tirare via con tutto il portapinza. Ok. Dovrebbe essere 17. E una. Vedete, sarà ancora più facile avanti. Ok. Ce l'ha fatto. Bisogna pulire una spatolina o qualcosa qua. Dove vanno le pastiglie nuove. Ah, certo. Boh. Mi sembra pulito dalla luce. Io quindi sì. Boh. Disco o vuoi dargli passata qua dove va a appoggiare il disco per bene? Un pochettino dai.
Ecco. Forza, io corro. Ok, allora 17. Ok, poi te serve la... praticamente vado a tastone. Ah, qua, dopo tutta quella luce che c'è di là, cacchio. Bene, adesso diamo una bella pulita ai dischi del freno con un prodotto apposta per sgrassare e pulire i freni. Allora adesso molliamo questa che è una... 12? Sì. Da 127, tutte 12, no? Sai perché? Adesso via. Ah. Poi devi andare con le maniere forti. Aspetta, un po' di svito. Dai, non era proprio super consumato, ma tutto nuovo. Guarda. Cos'è? Muove. Ah, di là, nel senso, beh, è bello. Bello. Ok. Molto bene. Allora, questo, poi mettiamo le viti nuove che danno in dotazione quando si cambiano i dischi. E poi la mettiamo di là. Ovviamente te prego se non mi è caduto dentro il buco del cerchio, va bene? Questa. Quanto rimpiango le zanzare. Ok. Bene, adesso prima di avere l'ampitura di... Dai, stronzo di una vite. Ok. Vado a metterla di là, aspetta. Lo faccio subito, sai? Sai perché 12, Allora, tiriamo dentro il cylinder. Lo scorre bene. Sono tanto fuori queste. Olio dopo che abbiamo sprugato. Ok. Da dentro verso fuori. Questa. Dai. 8. Lui è il 7. Ok. Allora. Vai. Ok, è cambiato colore. Non so cosa fate qui. Tieni giù. Posso? Bene, facciamolo anche dall'altra e poi... Ah, aspetta, com'è che hai fatto? Te hai fatto passare il filo dentro il gommino dello spurgo. Sì. Che bello. Un po' riesci a mettere dentro? Bene? Sì. Ok, lascialo girato sopra. Dovrebbe incastrarsi giusto. Apriamo qua. Vai, pompa. Ok. Tieni giù. Bene. A posto. Ah, perché non si accende sta luce, cazzo? No.
Ma c'è bene gli interruttori là, però no, non mi ricordo quali sono. Canale. Canale. Stava dicendo Sandro, magari c'è una luce da accendere. Effettivamente c'è, sì. Qualcosa ci dava una mano, eh? No, no. Ma come si vede bene, oh? Sarà con te che poteva darci una mano, eh? No, per niente. Dici? No, no. Ho fatto bene a non accenderla allora. Sì. Bene, adesso facciamo altro che tirare giù la macchina. Però bella potente sta luce, eh? Bella potente sta luce, cazzo. Guarda che roba. Ok, ora bocchiamo l'olio. Fatti una panda. Adesso abbiamo fatto un imbutino con questo qua. Ecco. Adesso non ci resta solamente che fare un piccolo test e vedere se funziona. Bene, adesso facciamo un test di questi freni. Ovviamente non facciamo un test, semplicemente guardiamo se la macchina si ferma. Si è fermata. Sì, si è fermata. Bene, allora Buon tutto, lavoro. abbiamo collegato tutto. Non abbiamo ancora perso una ruota, per cui va bene. Adesso non mi rimarrà che fare un po' di chilometri di rodaggio, un po' di città, un po' di statale, un po' di montagna dopo, intanto prima la città, proprio per spianare per bene le pastiglie senza cuocerle. Per cui questo video finisce qua e spero che sia abbastanza stato interessante per lasciare un bel like. Sandro, perché è congelato, infatti oggi siamo a fine novembre e effettivamente Ci sarà stata una temperatura di 3-4 gradi. sì, sotto lo zero assoluto, perché a meno 276 invece che È stato 273. duro solo per il freddo, Ecco, per non per la cui, complessità del lavoro. spero che apprezziate lo sforzo e che magari potrebbe esservi utile questo video per poter fare anche voi questo lavoro, magari al caldo. Soprattutto. E poi, come avete visto, bastano pochi attrezzi, poca attrezzatura, non bisogna avere chissà che tipo di soluzione, ma semplicemente un po' di attrezzatura E di manualità. e di manualità. Certo che se avete due mani sinistre, magari chiamate uno che ne ha due destre, così mai insieme sì, fate si qualcosa, compensano. esattamente. Adesso intanto sto continuando ad andare a fare un po', Sandro vomiterà perché continua Stiamo girando intorno all'isolato. all'isolato per fare piccole frenatine per spianare un po' le pastiglie. Adesso vediamo se mi ricordo lo scalino, spero di sì. Adesso lo evito. Vediamo adesso. Adesso Diamo lo una prova. evito. Bene, dunque, se poi dopo tutte queste chiacchiere volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Devo guardare la strada. Ricorda- Dosso. Aia. Sfiorato. Bene, da me Sandro, i freni nuovi dell'appunto e l'appunto sparata, e credo che avete capito perché è sparata. Perché è sparata. Perché è sparata. È logico. È tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ma perché non si accende sta luce, cazzo? No. Ma c'è bene gli interruttori là, però no, non mi ricordo quali sono. Canale. Stava dicendo Sandro, magari c'è una luce da accendere. Effettivamente c'è, sì. Qualcosa ci dava una mano, eh? No.